Ragazzoli, buongiorno. Oggi non vi ho salutato, non ho fatto partire il video. Stiamo andando all'alba delle 5:33 al Museo Nazionale di Napoli. Volevamo andare in realtà alle catacombe di San Gennaro, ma chiudono alle 5 e noi alle 5 eravamo seduti al tavolo a pranzare e abbiamo visto che oggi, che è proprio il 2 giugno, è gratuito, raga. Chiude alle 7:30, l'ultima entrata 6:30 per la roba appunto gratuita, quindi andiamo a fare un giro, andiamo a vederlo. Abbiamo mangiato, io ho preso questa ragù alla napoletana. E lei cosa ha preso? Oggi proprio grande rock and roll, spaghetti al pomodoro, menù bambini. Ok, meno bambini non è vero, però no, spaghetti al pomodoro. Però sei brava, Io la birrettina adesso ho il fiatone perché ho la pancia piena, perché c'è sempre un sacco, ti danno belle porzioni abbondanti. Poi a pranzo non mangio mai la pasta, di solito vado più di carne o di altro, panini. Quindi sono appesantito e abbiamo appena fatto salita e adesso è spuntato anche il sole. Fino prima pioveva, spiovigginava. Abbiamo recuperato le tavolette di legno con le stampe che avevamo comprato ieri, lasciato un anticipo, ce le avevamo tenute. Le ho appena lasciate giù in bed and breakfast e siamo usciti. Qua mi dice che devo girare. Dobbiamo andare giù adesso. C'è una bella discesa, tu scivolerai visto che sì, dici di avere le scarpe no, raga, io mi scivolose. Niente, andiamo a vedere sto bel museetto, vi faccio vedere sicuramente tutto quello che c'è al suo interno e poi devo dire qualcos'altro, non so. Domani abbiamo il Cristo velato verso le 4 o qualcosa, adesso non mi ricordo. La pianta, quella pianta lì così in mezzo, è vera. Vabbè, bellissima, qua in mezzo al cemento. Niente ragazzoli, ci vediamo al museo. Sicuramente vi faccio vedere se lungo la strada troviamo qualcosa di carino o appunto da fare video, ve lo metto qua. Come vi ho detto prima, inizialmente stava piovendo. Abbiamo continuato il nostro cammino e vicino al nostro bed and breakfast c'è la statua di Pulcinella. Non so se ve l'avevo già fatta vedere. Ci hanno raccontato che ha il naso molto consumato perché tutti quelli che fanno le foto continuano a toccarlo. Ma è una cosa ormai tipica e lo fanno tutti. Un po' come sulle tette di Giulietta Verona. Stessa cosa, si sta consumando una tetta appunto perché tutti ci mettono la mano sopra per fare la foto. Poco più avanti abbiamo trovato loro che stavano festeggiando. Dopo questo bellissimo momento abbiamo continuato per la strada e ci siamo ritrovati davanti a una chiesa molto bella esteticamente e nella parte superiore aveva degli affreschi veramente spettacolari. Non sono un amante delle chiese ma dell'arte sicuramente. Sempre proseguendo abbiamo trovato uno dei tantissimi altarini per le persone care che sono decedute che ci sono sparse per la città e questa è una cosa veramente affascinante. Senza doversi recare al cimitero una persona può andare a salutare un proprio caro direttamente sotto casa. Dal lato sembra anche un po' macabra ma dall'altro alla fine è come salutare una persona tutti i giorni quando la si incontra all'uscita della porta. E niente, poco dopo abbiamo trovato invece questo barbiere. Non ricordo se era un barbiere famoso o semplicemente mi attirava la foto, ma comunque ho fatto un video anche di questa insegna fuori che era veramente particolare. Abbiamo proseguito per il nostro percorso fino ad arrivare appunto al Museo Nazionale. Arrivati al Museo Nazionale. Ci sono gli sbronzi? Gli sbronzi è pieno. Salve. Grazie. Very fast. Con Maradona, ovviamente, dove abbiamo fatto la foto ieri. Che bello, vorrei una casa con i soffitti così. Tutto questo. Ti danno questo come dimora, io posso stare. Bel percorso. Allora, ci sono un sacco di giri, c'è il lato destro, sinistro e poi c'erano anche le scale per andare su. Adesso vediamo un attimo. Ci sono anche sotto gli epigrafi. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Se vieni a Napoli e ti perdi questo posto, hai sbagliato città. Siamo al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, uno dei più importanti al mondo per quanto riguarda l'arte e i reperti dell'antichità. Non sto esagerando, qui dentro trovi roba che ti lasciano a bocca aperta, roba che ha resistito secoli, guerre, vulcani, terremoti e ancora sta qua a raccontarci com'era il mondo 2000 anni fa. Il museo è gigantesco, ci vorrebbe ore per vederlo tutto con calma e infatti, spoiler, noi non ce l'abbiamo fatta, però quello che siamo riusciti a vedere è davvero incredibile. Appena entri ti trovi circondato da statue enormi. Alcune sono talmente ben fatte che ti mettono quasi a disagio, tipo che ti sembra stiano per muoversi. C'è l'Ercole Farnese, ad esempio, una statua pazzesca, alta più di 3 metri, scolpita come se fosse un culturista di oggi. Poi il Toro Farnese, un'opera gigantesca tutta scolpita da un unico blocco di marmo che racconta una scena mitologica super intensa. Sono opere che hanno viaggiato nel tempo, pezzi unici che stavano nelle vie dell'elite romana e che ora stanno qui, a 2 passi da Spaccanapoli. Poi ci sono i mosaici e gli affreschi provenienti da Pompei e da Ercolano, e lì ti rendi conto che i romani erano avanti
avanti, altro che stili, colori, dettagli, c'è un'attenzione estetica che sembra quasi contemporanea, alcuni mosaici sono talmente precisi che sembrano pixelati, alcuni affreschi sono ironici, sensuali, mitologici e tutti ci raccontano la vita quotidiana di quei tempi, dai banchetti alle feste, dalle divinità agli animali domestici. E poi c'è tutta la parte più umana, con gli oggetti di uso comune, anfore, piatti, monete, lampade, gioielli, strumenti musicali. È affascinante vedere questi pezzi e pensare che erano nelle mani di qualcuno che ci viveva davvero. Ogni oggetto ha una sua storia. Immagini le persone che cucinavano, che pregavano, che si vestivano per una cerimonia? Capisci che sì, erano antichi, ma erano anche gente come noi. Nel museo c'è anche una sezione un po' piccante, chiamata così il famoso gabinetto segreto, una collezione di arte erotica dall'antica Roma, affreschi, statue e oggetti con significati e simbolici sessuali. Però ve lo dico, non siamo riusciti a vederla perché il museo è davvero enorme e il tempo non bastava, magari ci torniamo per un extra solo per quello. Che ne dite? Verso la fine siamo arrivati in una delle parti più suggestive, un plastico gigante della città di Pompei, è fatto in scala, ricchissimo di dettagli e ti dà un'idea chiara di com'era la città prima delle eruzioni del Vesuvio. Vedere tutte le strade, le case, le terme e i tempi ricostruiti così ti fa viaggiare con la testa, è come usare un drone per volare sull'antica Pompei, ma con 2000 anni di ritardo. Il MAN non è un semplice museo, è un viaggio nel tempo, è un posto che ti connette con le radici, con la bellezza, con la storia, ma anche con l'umanità, ti fa sentire piccolo ma in senso buono. È uno di quei luoghi dove capisci che il passato non è polvere, è memoria viva e ancora qui per chi ha voglia di ascoltare. Se venite a Napoli, mettetevelo in lista, fidatevi, vale ogni singolo minuto. Niente, alla fine ci hanno fatto uscire, adesso li stai chiudendo. Peccato, avevano trovato il plastico di Pompei molto molto bello. Peccato che non abbiamo visto tutto, ma perché è grosso, ragazzi, veramente grosso, cioè abbiamo fatto anche veloce in un sacco di zone, se no veramente no. No, ce l'abbiamo. Peccato, no, comunque c'è proprio odore di uovo in giro, No, di, c'è puzzissimo. di uovo marcio, di scoreggia, c'è proprio odore. Sì. Infatti è un po'. Figa che luce qua, eravamo. Ah, sì. Senti però sto odore. Sì, questo lo sento pure io. E io ho il super olfatto e il super Io udito, non abbiamo sento scoperto un ormai. cazzo. Sente lei, vuol dire che it's a problem. Ragazzuoli, non so se mi vedete bene, sono nelle scale del bed and breakfast, sto andando giù a prendere un paio di robe da mangiare che ce le mangiamo tranquilli in casa. Oggi giro lunghissimo, bellissimo comunque il museo, un sacco di statue, un sacco di affreschi e tante altre cose che avete visto nel video. Ora appunto sto andando giù a prendere qualcosa da mangiare. Stiamo belli tranquilli a mangiare, ci guardiamo qualcosa, qualche serie. Domani c'è il Cristo velato e poi siamo per un paio di giorni con degli amici appunto di Sti della zona, appunto loro vivono qua, sono napoletani, quindi ci porteranno a vedere un sacco di belle cose. Alla fine io mi sono preso una birrettina Heineken, poi molti di loro mi chiedono se voglio, perché loro hanno un sacco di birre fatte in casa, solo che io non sono da doppio malto, rosse. Nel ristorante avevano quella oro che è tipo una bionda, quindi già quella mi piace di più. Poi ho preso per la signorina Sti, che lei è vegetariana, 2 crocchette, quelle con tipo formaggio e patate, e in più per me alla fine ho preso il panino napoletano che è tipo con uova, oddio che cazzo c'ha dentro, bacon, formaggio, mi pare, un sacco di cose buonissime e golose. Panino napoletano, guarda. Il mattino seguente ci siamo svegliati così. Fermo che se questa cosa continua me la voglio rifare, sposo! Bravo, ancora di più, scoprilo un po'! Bravo, come stai? Fratello! Sei troppo te! Dai! Tutta la testa verso di lei, per favore! Ragazzuoli, buongiorno, anzi buon pomeriggio, diciamo che è una via di mezzo, visto che sono le 5:17. E niente, siamo appena usciti dal Cristo velato, molto 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 bello, le sculture veramente una figata, veramente stupende, vi giuro, penso che siano le sculture più belle che abbia mai visto, e anche tutto l'affresco che c'era sul soffitto, veramente bellissimo, tridimensionale, veramente veramente dei colori top, ragazzi. Delusione totale perché non si potevano fare né foto né video, vi giuro ragazzi, ci sono rimasto male per i primi 5 minuti che sono rimasto dentro, sono rimasto triste totalmente, vi giuro, mi stava passando la voglia di star lì, perché comunque cazzo vai a vedere una roba, paghi per vederla. Beh, le foto comunque ci sono sul sito, nel senso non era per il fatto flash, infatti l'ho detto ma scusa solo foto anche video, no? Mi fa no, anche
anche video, se no cosa te l'ho detto a fare? E faccio, magari per il flash, no? Chiedevo. Cioè per questo infatti ci sono rimasto veramente tanto male, cioè nel senso mi aspettavo di poter fare delle foto dei video, tanto la gente va lo stesso a vederlo, cioè non è che se ti vedi le foto il video cambia. Sul sito ha detto che uno se li può prendere dal sito, alla fine poi c'era anche lo shoppino e tutto, c'era un anello, a parte anelli, collane, braccialetti costavano da Dio, cioè tipo le collane 260 euro, un anello molto carino con i motivi di del pavimento che c'erano lì, tridimensionali, tipo a labirinto, l'anello costava sui 58 euro, quello l'avrei preso, ma veramente giramento di cazzo, non l'ho preso appunto per sta roba delle foto dei video, raga. Delusione per quello, per il resto veramente bello, vi consiglio di vederlo perché comunque è figo, le sculture sono fatte da Dio, poi hanno usato un materiale diverso. Scusi signorina, che lei che ne sa, mi dica che materiale è stato usato per le sculture. Scusate il bordello qua, Cristo velato è totalmente in marmo, naturalmente. Infatti... Le altre sono porfido, che è semplicemente un marmo molto più morbido. Che bello, sembra morbido anche a vedersi, morbido, è più ed è più opacizzato. Esatto, più facile la lavorazione. Però diciamo che la parte più fighissima è il marmo, perché si riesce a ottenere quell'effetto lucido bellissimo che magari tutti avete presente nel David di Michelangelo, che è la cosa più famosa. Adesso dobbiamo beccare amici suoi per andare a fare un giro, non lo so, non ne ho idea di dove. Abbiamo trovato altri negozietti, poi vi farò tutto un video dove vi faccio vedere un po' di cose, almeno quanto riguarda abbigliamento. Anzi, la maglietta una ce l'ho anche su e non è Adidas, cioè è Adidas ma è customizzata, poi ve ne parlo. E poi in mezzo al centro tu cammini e così, uno stendino stendino e tutta l'arte dietro. E niente, alla fine gli amici di Stitch hanno tirato il pacco, quindi abbiamo deciso di andare a fare un giro. Avevo dietro anche la felpa che avevo acquistato il giorno prima, quindi siamo andati in piazza e abbiamo iniziato a scattarmi un po' di foto, almeno ho iniziato a farmi scattare un po' di foto da Stitch, così da poterle postare anche su Instagram. È venuto fuori un bel lavoro. Poi abbiamo continuato la nostra passeggiata, abbiamo trovato dei posti fighissimi, pieni di questi presepi, tutti fatti a mano, veramente veramente stupendi, anche se non sono un amante di questo genere di cose, ma devo dire che avere un pezzo d'arte così in un angolo della casa deve essere veramente bellissimo. Alla fine, girando, abbiamo tirato sera, abbiamo deciso di andare a mangiare e abbiamo trovato un ristorantino. E niente, alla fine siamo finiti in questo ristorantino, straccettini di carne con rucola, guardate che belli, buoni. Tu cosa hai preso? Spaghetti al pomodoro, tanto per cambiare. A parte che ho spazzato il piatto buonissimo, era anche col vino bianco dentro se non sbaglio, e mi piaceva sta mini cassettina per il pane. E niente, il tuo era buono? Morirò di pasta al pomodoro. Senza lui. Cibo umano. Beh, alla fine, da come avete visto, questa giornata è volata via così, tra un po' di foto, il Cristo velato e una buonissima cenetta. Ed ora arriviamo all'ultima giornata di questo fantastico viaggio a Napoli, ed è iniziata proprio così. Due? Sì, grazie. Se vedi qualcuno che corre nelle telecamere sono io. Secondo me siamo. Ciao. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Ah, ok. Ragazzi, andate in fondo attendendo l'arrivo della guida. Va bene, grazie. C'è la distanza nostra, mi sembra di essere in camera. Un po' bello, dico. Ci sono a Borghini in Bersuto. Bene signori, benvenuti a Napoli sotterranea. Innanzitutto il tour si divide in due parti. Nella prima parte si scende ad una profondità di circa 30 metri, sciolieve tasso di umidità, 95%, temperatura costante 16-18 gradi. Percorriamo 2400 anni di storia, poi torniamo su e ci rechiamo nei pressi di un'abitazione popolare dove troveremo inglobati i resti di un antico teatro greco-romano. Potete fare tutte le foto che volete ed inoltre, signori, utilizziamo il corrimano mentre scendiamo. Le scale sono scivolose, onde evitare fare effetto domino, cade uno, cadono tutti, sono il primo. Buonasera e benvenuto a Napoli sotterranea. Inoltre, signori, vi ricordo che il tempo del rimborso è ormai terminato, quindi che succede? Che o vi fate il tour o là c'è l'uscita. Arrivederci, grazie e state buoni. Attenzione al gradino e agli altri 117, prego. Vi avverto già che vi farò vedere poche cose, anche perché non era consentito fare riprese video, e anche se ho filmato tutto il tour completo, per rispetto ovviamente metterò giusto un paio di parti per farvi vedere quello che si può trovare dentro. Ma una cosa davvero strana è che una delle due videocamere che ha ripreso da questa parte delle scale non ho più trovato i video, e sono più che certo di non averli cancellati. Anno in cui a Napoli purtroppo si diffuse il colera. Essendo l'acquedotto fatto del materiale permeabile che vi circonda, durante il tragitto però noteremo tanti cunicoli come quelli.
alcuni dei quali alti e stretti, altri invece un po' più bassi, ma larghi. Il carro armato che vediamo qui ovviamente non è un vero carro armato, è un'opera che è stata realizzata dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti, mentre invece le maschere antigas sono autentiche. Venivano consegnate ai civili in caso di bombardamento per permettere all'aria di poter essere filtrata. La scelta però non fu casuale, siamo a 32 metri di profondità. Come possiamo notare dal ritrovamento delle bombe posizionate lì, sono autentiche. Se non esplodono sono disinnescate. 2 linee, vediamo tutto lungo tutta la parete. La Regione Campania insieme all'Università Federico II decise di proporre un concorso per utilizzare queste aree. Aspettiamo un attimo che escono, signori, questi sono quelli là che sono entrati a Natale. Stiamo uscendo, facciamo un attimo uscita, stiamo uscendo, stiamo uscendo. Però si sono mantenuti bene, e quella è la quantità che devono mantenere bene. All'interno dei cunicoli però, signori, non è consentito fermarsi, perché se si fermano si ferma il resto del gruppo e potreste perdere chi davanti. Inoltre non è presente alcun tipo di animale, ragni, toporagni, cocodrilli, serpenti, draghi, pipistrelli, elefanti, non c'è sta niente. Onde evitare di fare ciò, signori, all'interno del cunicolo c'è un'uscita di emergenza, subito dopo i primi 4-5 metri, che una volta percorsa vi conduce a quel corridoio. Carlo, vieni avanti. Tu? Faccio venire davanti perché se resti dietro sicuramente non te lo fai. Okay. Invece essendo il primo, ci sono io davanti, è più probabile che te lo faccio. Ma sì, ma no, hanno fatto la cappadoccia. Io riesco ad andare anche dritta, tanto che sono magra. La cappadoccia era oggi. Vai, ho fatto la luce io, vai. Aspetta che devo tirar via lo zaino un attimo che sennò... Vai, tranquillo. Ce la fai, per una porta signora lo zaino davanti. Passa e poi era anche con tutti i grandi. Ma che figo qua. Bene signori, siamo all'interno di un appartamento napoletano popolare chiamato comunemente Basso. Spostando questo letto ci sono altre chiavi. Certo. Ed alzando questa botola c'è la parte di quello che era l'ingresso della cantina dei proprietari di casa. Immagini, stasera dove andiamo a mangiare a teatro greco-romano? Amo, io vengo da una città romana, non ci faccio più di vedere questo, capito? Cioè, proprio... Non so se vi ricordate, ma qui c'era una cabina sciolta fino a ieri più che altro, e adesso è stata tolta e cambiata. Io pensavo fosse lì da secoli e sarebbe rimasta lì per sempre, invece... Abbiamo una domanda. Ma chi usa la cabina? Sì, no, infatti, ma anche perché in teoria in Italia le stanno rimuovendo tutte quelle vecchie adesso, perché per fare le chiamate senza essere rintracciati, no? Beh ragazzi, tour catacombe consigliatissimo, la guida era super simpatica, peccato che ho dovuto tagliare via un sacco di pezzi dove faceva delle battute che facevano morire dal ridere. Per chi avesse un po' l'ansia per il fatto che sta sottoterra, a parte quel pezzettino veramente corto di cunicoli stretti che è stato anche divertente, il resto è veramente molto spazioso, non si soffre per nulla la claustrofobia, quindi state pure tranquilli. Niente, dopodiché siamo usciti e siamo andati a beccare un amico di Sti, con la quale siamo andati prima a fare un giro al Castel dell'Ovo sul mare e a mangiare qualcosa, poi siamo andati invece a fare un giro a Caserta e lì ho iniziato ad abbuffarmi fin troppo. Fatti un po' Cristian, no, se no vengo di lì. Come stai? Quella è Capri, vedi? Quella? Sì. Apri. Abbiamo mangiato questi mini arancini, abbiamo visto un po' il panorama e abbiamo scattato anche un paio di belle fotine. Niente ragazzi, sono a Caserta, sono stato fino adesso a bere in un bar, ci hanno fatto assaggiare la mozzarella, quella buona, quella veramente buona,
E vabbè, niente, abbiamo fatto aperitivo, abbiamo conosciuto un po' di gente, amici e adesso siamo in un ristorante che facciamo cenetta, ci abbiamo mangiato di tutto e di più. Tra oggi, tra le birre, che anche quello ti fanno passare la fame, tra poco entriamo, mangiamo, io mangerò della carne, perché già volevano pasta o altre robe troppo pesanti, vado di carne che è più leggera. Raccontiamo quanto è leggero l'aperitivino. Ho preso le mozzarella in un negozio e portate dentro il bar di amici, ovviamente. Uè, ragazzuoli! Niente, ragazzuoli, siamo tornati adesso, ci hanno mollato giù qui. Hai conosciuto un pezzo della mia famiglia. Sì, vabbè, non vi ho fatto vedere, c'è una moto dietro. Sì. Ho fatto vedere il tutto perché eravamo in mezzo a altre persone, amici suoi con la famiglia. Comunque abbiamo fatto una bella cena a base di carne, ho fatto vedere 2 pezzettini di video a base di carne. Lei vabbè ha mangiato la solita cosa a base di pasta. No, ah no, è vero, le patate, ha mangiato le patate, lei ha mangiato le patate. Niente, adesso siamo arrivati a qua. Ma è questo o era la seconda? No, è questo. O la seconda? No, è qua. O la seconda, ma sai che mi sa che è la seconda? Quella dopo? Allora è qua, no, è qua. No, non è questo. Gerolomini, è quella dopo, scusa. No, è che non lo so, sì, sto riprendendo. Sono pienissimo, ho mangiato. La mia famiglia napoletana. Poi alla fine ho preso anche il tiramisù. Aspetta. Abbiamo qua le mozzarelle. Io ho mangiato pure le mozzarelle, un sacco di robe, infatti gonfissimo, pienissimo. Stiamo andando sì, ma in valigia con i vestiti nuovi, costosi, che ti esplodono. Io c'ho un Barberi, ragazzi. Deve essere qua. Sono le 23:31, domani alle 9:30 dobbiamo massimo, no, 9:30 dobbiamo massimo uscire e correre, perché già ci mettiamo mezz'ora per l'aeroporto con il taxi, almeno mezz'ora. Ci aggiorniamo, ci vediamo domani per il ritorno. Bella, ciao, buenas noches. Se guardate gli altri video precedenti, se li avete persi, successivi se ce ne saranno, e basta. E andate a seguire tutti i caseificio artigiano De Nicola. Buonanotte. In evento, lei che mangia a un orario, madonna, l'alba, sono le 10:40. Facevo colazione. Ok. E niente ragazzuoli, chiuderò il video qui. Sono stato di merda tutta notte. Non so ieri perché ho mischiato troppa roba o ho mangiato la carne, quella, vabbè, c'era sia, non mi ricordo neanche che carne c'era, comunque quella al sangue e l'altra forse non era troppo cotta perché sto continuando a digerire, tralasciando il vino, la birra, il tiramisù, gli arancini, la pizza e l'aperitivo e la mozzarellone. Non lo so, ho mischiato troppo, ho mangiato troppo e è stata una merda. Ho dormito 2 ore, non ho vomitato, ma cioè pancia me la sento ancora adesso, ma stanotte me la sentivo gonfia come se avessi ingoiato un bambino di 3 anni che scalciava. E boh, vabbè, siamo in aeroporto, abbiamo passato tutto, stiamo aspettando, tra un quarto d'ora dovrebbe uscire il gate. Bella ragazzi, spero che questa serie di video vi sia piaciuta, seguitemi assolutamente, usciranno presto nuove cose, ci sono altri viaggetti in programma, quindi non perdeteveli. E che dire, date sotto un'occhiata a tutti i vari link, basta, bello.